Ciao amici, bentrovati su G come Gabri. Io sono Gabriele e oggi vi spiegherò chi è e cosa fa un animatore turistico. L'animatore turistico è quella figura che esiste da ormai 50 anni circa nei villaggi turistici che si occupa di intrattenere la clientela in vacanza attraverso delle attività, corsi e degli spettacoli che organizza nel corso del soggiorno. La figura dell'animatore turistico è suddivisa per ruoli, quindi all'interno di un'equipe d'animazione, uno staff, una squadra d'animazione che può essere composta da pochissimi elementi, anche 2, 3 a volte anche uno, può essere anche una grande squadra come 20, 30, 40, 50 animatori e più, a seconda della grandezza della struttura. Ci sono degli animatori che hanno dei ruoli ben precisi che vengono assegnati ancora prima di arrivare in struttura. Tutto questo serve per definire esattamente le attività che verranno svolte e chi dovrà occuparsene. È pur vero che in molte agenzie di animazione vige la regola della polivalenza, quindi vuol dire che un animatore va lì senza un ruolo ben definito e poi si ritrova a dare una mano un po' a tutti, a fare un po' tutte le attività. Ma in tantissime altre agenzie di animazione i ruoli sono ben precisi, quindi vuol dire che ci sarà l'animatore che si occupa per esempio dello sport, chi del mini club, quindi dei bambini, di farli divertire, gli animatori e le animatrici che si occupano delle ginnastiche, dei corsi di ballo, dei corsi di tennis, quindi avremo anche degli istruttori, corsi di barca a vela, di windsurf, dei responsabili come il responsabile diurno, il responsabile animazione, e poi ci sono anche i ruoli tecnici, cioè quelli che si occupano delle macchine di scena per esempio per gli spettacoli, delle scenografie, quindi i decori, e lì si chiameranno degli artisti, degli animatori che hanno studiato danza per tanti anni che si occuperanno delle coreografie, dei balli, quindi di ideare gli spettacoli ballati ai quali parteciperanno poi tutti gli animatori a mo' di compagnia di danza, se vogliamo. Ci sarà la costumista, c'è l'animatore di contatto, insomma ci sono tanti ruoli e tutto seguirà una gerarchia. Significa che chi partirà dal gradino più basso, diciamo, quindi animatore a prima stagione, dovrà comunque seguire le indicazioni innanzitutto dei suoi colleghi più esperti, indicazioni che possono essere date a mo' di consiglio, ovviamente, data l'esperienza. Poi ci saranno i responsabili, che potrebbero essere i capi sport, i responsabili diurni, i responsabili contatto, il responsabile mini club, il responsabile base nautica, insomma ci sono dei sottocapi, se vogliamo, che a loro volta organizzeranno una parte dello staff durante la giornata. Tutto farà capo al responsabile animazione o al capovillaggio. Poi ci sono agenzie che hanno figure simili ma con mansioni un po' diversificate, però diciamo che è tutta una struttura piramidale, nel senso che si parte dal gradino più basso fino ad arrivare al diretto e primo responsabile dell'animazione che verrà fatta in quel villaggio. Gli animatori seguono un programma ben preciso che viene scritto, stilato, organizzato e preparato dal capo animazione ancora prima di cominciare la stagione, anche se durante la stagione potrebbero verificarsi dei cambiamenti, perché tutto dipenderà dall'andamento della stagione e dal cambio di clientela, perché gli ospiti che ovviamente ci sono a inizio stagione saranno diversi da quelli di piena stagione. Quindi ad aprile e maggio per esempio ti troverai le persone più anziane, meno esigenti dal punto di vista delle attività d'animazione sotto un certo punto di vista. A luglio e agosto ti troverai le famiglie giovani che vorranno ovviamente delle attività molto più coinvolgenti. Il coinvolgimento è la cosa fondamentale da parte degli animatori. Sono loro infatti che dovranno riuscire a fare divertire le persone e comunque portarle ad essere soddisfatte della loro vacanza dal punto di vista dell'intrattenimento alla fine del loro soggiorno, grazie a prima di tutto un atteggiamento che le renda felici, che le renda gioiose e spensierate, perché quello è generalmente il primo obiettivo che hanno le persone che vanno in vacanza: essere spensierate, rilassarsi, dormire, mangiare bene, ma anche dimenticare i problemi, lasciarli a casa e fare delle attività memorabili durante le giornate. Ovviamente si impara durante la stagione come ci si deve rapportare a certi tipi di clientela, perché ci sono degli ospiti che vogliono assolutamente divertirsi al 100% e vogliono usufruire dell'animazione al 100%, ce ne sono altri che vanno nei villaggi con animazione ma non vogliono partecipare all'animazione,
magari gli piace solamente guardare da lontano, oppure ci sono quelli che vengono proprio per dare fastidio all'animazione, ma quello è un altro discorso. Gli animatori sono pagati poco, questo è poco ma sicuro, perché da sempre c'è questa concezione che gli animatori, siccome si divertono, siccome hanno il vitto e l'alloggio in struttura, siccome fanno un lavoro bello e divertente, allora possono essere pagati poco. Purtroppo c'è questo cliché che negli anni si sta riuscendo a combattere piano piano. Ci sono infatti agenzie di animazione, per fortuna adesso molte più di prima, che pagano un po' di più, che fanno dei contratti regolari, che pagano i contributi, versano i contributi e trattano gli animatori, i lavoratori in maniera più che dignitosa. Bisogna fare sempre attenzione quindi quando si sceglie l'agenzia di animazione, informarsi bene su quanto questa sia effettivamente referenziata per riuscire a passare una stagione in tranquillità, conoscendo belle persone, facendo amicizia, riscoprendo in se stessi certe cose che non si credeva si potessero veramente verificare. Tante volte gli animatori iniziano in una maniera e finiscono totalmente cambiati. Nascono amori, nascono avventure, nascono capacità, nascono competenze nuove anche grazie all'animazione. E non è mai da sottovalutare il fatto di conoscere gli ospiti, perché è un mondo che si apre, perché conoscere le persone fa parte integrante della vita di ognuno di noi, la condivisione di conoscenze, la condivisione di sensazioni, di pareri, insomma bisogna anche sapersi mettere in gioco ed è questo il punto. Gli animatori sono fondamentalmente delle persone che si vogliono divertire e che vogliono mettersi in gioco, vogliono provare tutto quello che si può fare in un villaggio. Questo dovrebbe essere lo spirito di ogni animatore turistico.